Questa a monitor è una roba spaziale, sembra aver su dei filtri, porca miseria. È o non è un quadro? È da stampare sta foto. La luce è tutto, cavolo, è proprio tutto la luce. Ciao amici, benvenuti in questa nuova uscita e vediamo di fare anche oggi qualcosa di buono. Nuovamente all'interno del bosco. Ormai è diventata casa mia stare all'interno del bosco. Questo posto forse te lo ricordi, l'abbiamo fatto tempo fa. Ok, domanda legittima, ma perché se qui c'è l'asfalto non sei venuto direttamente in auto qua? È vero, ci si può arrivare, ma non è così semplice. Qui c'è la parte asfaltata, ma poi c'è tutta una parte che è presa un po' male. Continuerò però facendo un giro diverso, farò il giro dall'altra parte, dietro quei colli e poi scenderemo. Ad ogni modo parto proprio da qua, da questa scena. Il contesto è molto simile a quello della scorsa volta, abbiamo queste nuvole, la luce è un po' meglio, il clima, l'aria è molto più limpida rispetto alla volta scorsa perché ha fatto un temporale stanotte, quindi tanta roba. Vado a fotografare questa scena sempre molto molto bella. Cos'è che attira la mia attenzione quando guardo queste cose? Ed ecco il contesto che ho davanti. A me è piaciuto subito questo stacco di ombre con gli alberi e qui la zona più chiara e poi sto andamento delle cime a me piace tantissimo, col cielo limpido però con le nuvole iper contrastate, senza il polarizzatore, già proprio così di suo. E qui vado a lavorare con un bel grandangolo, in teoria col 16 mm dovrei starci dentro alla grande, infatti ci sto dentro tranquillamente, non ha senso andare sul 10 mm, sarebbe eccessivamente ampio, e quindi foto, anche perché ti ricordi la storia degli obiettivi troppo grandangolari che prendono troppa roba, perché con questo grandangolo molto spinto tendi a voler includere tutto. È assolutamente normale e forse per questo motivo ultimamente non sto apprezzando molto questi obiettivi ultra grandangolari. Ecco, semplifichiamo. Allora, diaframma f8, andiamo a vedere a 16 mm, non sto sottoesponendo, ma in realtà posso anche sovraesporre di un quarto di stop o un terzo di stop. Qui è esattamente dove avevo fatto le foto la scorsa volta, esattamente a questo punto. Ecco qui gli alberi che stanno cominciando a comparire con le ombre. Ed eccolo qui il mio bellissimo panorama, veramente è uno tra i top 10 dei posti che preferisco, me li sono proprio segnati. Magari qualcuno di voi ha notato che ultimamente sto girando sempre dei posti, diciamo, molto vicini. Non ho purtroppo la possibilità di star fuori tanto tempo, quindi riesco generalmente ad uscire nel primissimo pomeriggio, e l'alternativa era o non fare video oppure trovare un'alternativa. Poi scopri che le alternative ce ne sono tantissime, abbiamo tantissimi posti, io sono fortunato indubbiamente, però lo so, tanti magari vorrebbero le Dolomiti, dei posti diversi, ma lì ci vogliono 2-3 ore di strada, e considera sempre che un giro come quello che sto facendo io adesso mi porta via un 2-3 ore. Comincio a camminare alle 6 fino alle 9 comincia già a far buio, quindi all'interno dei boschi è un po' un problema. Oggi no, anche se faccio tardi sono comunque su una strada aperta, sono tranquillo, è un giro d'anello. Ok, la scorsa volta avevo girato a destra, oggi invece andiamo a sinistra, così ho delle nuove prospettive anche da fotografare. Laggiù c'è un laghetto che in teoria io dopo, girando su lungo il percorso, dovrei dall'altra parte riuscirlo a beccare bene. Almeno quello mi sembrava dalle foto che avevo visto online, ma magari anche mi sbaglio, perché le ho guardate velocemente oggi prima di uscire. Qua proverei a fare qualcosa. Sicuramente anche più avanti si ottiene, però tanto provo questa. Proviamo varie prospettive. Ok, dal punto di vista delle riprese sicuramente non è la situazione ideale, è proprio il sole accecante che mi colpisce, ma scalda e qui ci sono 18 gradi, si sta bene.
Ad ogni modo, di questo contesto mi ha colpito molto la scena perché ci sono questi alberi in primo piano che fanno un forte contrasto, mi piacciono molto, ci sono 3 elementi, proprio 3 alberi principali, numero dispari nella composizione, ci sta molto bene come elementi, il cielo leggermente velato che ci sta bene con sempre quell'azzurro grazie proprio al fatto che ci sono stati dei temporali, quindi è veramente limpida l'aria, tant'è che dopo dall'altra parte riusciremo a vedere tranquillamente Venezia e anche la costa croata addirittura da questa altezza, tanta roba. E proverò a fare uno scatto quadrato e verticale. Sai la storia dei formati in camera? Provo a vedere quale rende di più. Secondo me ci sta bene e andando avanti con il tempo il sole sta calando, secondo me migliorerà sempre di più questo contesto fin quando il sole scomparirà dietro le cime o le nuvole, ci sono anche delle nuvole, quindi non so se riusciremo a beccare il tramonto. Ma intanto faccio queste foto, poi mi sposto un po' più avanti cambiando prospettiva e vediamo quale delle due riesce meglio. Credo che la luce sia molto buona, ma la composizione non mi sta convincendo tanto. Spostiamoci e andiamo a vedere se troviamo di meglio. Questa prospettiva mi piace decisamente di più. E tornando al discorso di prima, a volte abbiamo questa cosa in testa, questo cortocircuito mentale che ci fa pensare che delle foto fantastiche si possono fare solo in posti fantastici. Io ho le Dolomiti, diciamo, a un paio d'ore di strada e ti viene da pensare che bisogna andare là per fare delle escursioni fotografiche epiche e andiamo a snobbare magari dei posti vicini come questi e infatti ne ho scoperti molti ultimamente, alcuni li ho proprio segnati per andarli a visitare anche una seconda volta in autunno perché sono abbastanza sicuro che le condizioni che mi troverò in quel contesto saranno spaziali e sono veramente a poche ore di strada. Questa a monitor è una roba spaziale, sembra aver su dei filtri, porca miseria. Dopo vedrai la foto anche tu, ma guarda cosa ho davanti a me, guarda che paesaggio, qui il primo piano, tutta l'erba illuminata con le ombre, qui il bosco più scuro, le cime che vanno su illuminate dal sole, il cielo che ha proprio questo contrasto blu col cielo velato delle nuvole, peccato per la scia dell'aereo, ma pazienza. Ma cioè guarda che luce, guarda che scena che ho davanti a me. È o non è un quadro? È da stampare sta foto. La luce è tutto, cavoli, è proprio tutto la luce. Anche qui guarda che prospettiva, veramente molto bella. Volendo si può stringere e prendere solo il gruppetto di alberi là in fondo senza nemmeno il laghetto e sarebbe una buona foto secondo me. Sono sicuro al 99% che se mi nascondo qui riesco a vedere i cervi da qui a un'oretta, perché è strapieno di impronte e indubbiamente qui vengono a bere perché è una bella pozza facile da raggiungere. Prima avevo detto ma col sole sta anche bene e adesso sono arrivato all'ombra e con 18 gradi insomma fa un po' freschetto, ma volendo ho un pile qui nello zaino per riscaldarmi un po'. Adesso vediamo, se continua a far così freddo sì, lo metto su. Insomma dicevo che ho selezionato tantissimi altri percorsi qui attorno, qui vicino, anche la zona del Vajont è molto carina, molto snobbata, però secondo me c'è del potenziale e voglio farci una visita, ho visto delle foto e potrebbe essere interessante. Che bel posto.
in ristrutturazione, però effettivamente molto carino. Controllatina la mappa, perché qui c'è una crocevia di sentieri, uno va giù per di qua, uno è lì, uno va su per di là, ma io devo seguire la strada asfaltata e arriverò direttamente dove ho parcheggiato l'auto. Ho ancora 2 chilometri. Ok, non è un vero e proprio pile completo, è un gilet, ma meglio che niente. Ok, possiamo andare. Onestamente non penso ci sia tanto da fotografare da qui in avanti, ma vediamo cosa ci offre il percorso. Allora, qua un altro sentiero che entra all'interno del bosco, un sentiero anche qui, guarda qui un altro, e qua adesso vediamo tutta la pianura veneta, la costa croata, Venezia, Laguna, sbam! Guarda che roba! Ed ecco qui tutta la pianura veneta e anche friulana. Tra l'altro lì si vede anche molto bene la base di Aviano. Il panorama è spettacolare, però è l'ora di tornare verso l'auto, comincia a far un po' troppo fresco. Questi punti di vista panoramici sono sempre molto particolari, molto belli. Staresti qui minuti, ore a guardarli. Ancora più belli sono la notte con tutta la pianura illuminata. Una cosa della quale mi piace ogni tanto far presente, qui in questa posizione dove ho tutta la pianura veneta e friulana davanti a me, non ho copertura cellulare, smartphone, ma di nessun operatore. Ho solo la possibilità di fare contatti tramite il GPS, tramite l'Apple, lo smartphone o il Garmin, ma non c'è copertura di nessun operatore. Perché? Perché sono troppo in alto. Sono circa 1200-1300 metri e a questa altezza le celle probabilmente dei ripetitori non riescono a coprire questa zona. Nel frattempo continuo su questa strada. Ho visto l'auto dietro quella curva, tra l'altro da dove ho parcheggiato fino in cima, da dove arrivo, è perfetta, è tutta asfaltata. È incredibile perché è presa molto peggio la parte iniziale, fin dove sono arrivato a parcheggiare, e ho parcheggiato lì perché ho detto vabbè, non vado avanti perché la strada può solo peggiorare, invece è decisamente meglio, potevo andare su direttamente con l'auto. Non è una strada forestale, non ci sono divieti, certo è un po' strettina, non qui, perché qui è molto larga, ma più su si incrocia un'altra auto, è dura. Ed ecco lì la mia auto. Tra l'altro qui c'è anche una malga, ho fatto anche conoscenza col loro cagnolone.